Il mio ex narcisista ora sta con un'altra. Perché si è comportato così? E cosa non ha funzionato? Bene, te lo spiego all'interno di questo video, quindi rimani fino alla fine. Questo è il secondo video di una serie di 4 video sul tema narcisismo che troverai ogni settimana il mercoledì alle 14. Quindi iniziamo subito dopo la sigla. Vedi, ho seguito innumerevoli situazioni come questa, non per ultima la storia di Federica che comunque insieme ad Andrea dopo tanti anni e dopo innumerevoli promesse fatte da parte di lui si è ritrovata da sola. Lui è sparito, è riapparso, è risparito, è riapparso e alla fine è finito con un'altra. Quindi cerchiamo di capire meglio cosa è successo. Prima voglio chiederti, pensi di aver avuto a che fare con un narcisista? E soprattutto, secondo te, cosa non ha funzionato? Fammelo sapere nei commenti se ti fa piacere, così avremo modo di dialogare e soprattutto capire meglio relativamente proprio a questa delicata tematica. Domenico, quindi fondamentalmente cosa è successo? Vediamolo subito. A. Lui non fa differenza tra te, lei o un'altra persona ancora, ha bisogno di trovare delle conferme all'esterno e quindi le cerca nelle altre persone, senza differenziare chi c'è dall'altra parte, soprattutto ferendo le emozioni profonde dell'altra persona. B. Sappi che in realtà questo non dipende da te. Se ti stai colpevolizzando di qualcosa, fermati perché non dipende da te. Purtroppo il narcisista nella ricerca di queste conferme esterne ad un certo punto inizia a sentire un vuoto incolmabile, inizia a non trovare più quelle conferme perché in realtà poi le conferme dovrebbe trovarle dentro di sé e quindi esaurisce le sue disponibilità nel cercare appunto queste conferme e inizia a cercarle altrove. Ecco perché non fa differenza tra te e un'altra donna in questo caso e soprattutto in questa specifica situazione. C. Cosa puoi fare? Allora, dobbiamo dividere questo passaggio in due parti. La prima parte è quella nel caso in cui tu voglia riconquistarlo e per fare questo dovrai educarlo. Educarlo significa proprio prenderti mesi e mesi di tempo per poter proprio apportare una crescita profonda prima di tutto verso te stessa e poi iniziare a capire quale migliore comunicazione utilizzare con lui appunto per educarlo. Spiego questo naturalmente in modo approfondito nei miei corsi. L'altra situazione invece è che tu voglia liberartene soprattutto liberarti da questi pensieri che comunque ti feriscono profondamente, soprattutto per la scelta di stare con un'altra persona quando magari a te aveva promesso appunto mari e monti. In questo caso quello che ti consiglio di fare è un piccolo esercizio che può sembrare curioso, può sembrare banale, ti chiedo di sperimentarlo. Per 7 giorni, 7 minuti al giorno, prendi carta e penna e scrivi per quali vere ragioni lui dovrebbe essere l'uomo della tua vita. Dovresti averlo per sempre al tuo fianco. 7 minuti al giorno per 7 giorni. Alla fine di ogni volta che farai l'esercizio, strappi il foglio. Il giorno successivo, 7 minuti, scrivi appunto queste cose, strappi il foglio. Questo per 7 giorni, poi fammi sapere com'è andata. Tornando a Federica, lei appunto ha fatto questo esercizio per 7 giorni, poi mi scrive e mi dice: Domenico, ho deciso di affrontarlo. Ho detto bene, vai. A questo punto ho utilizzato una comunicazione efficace con lui, ci abbiamo lavorato sopra anche su questo ed è riuscita in un certo senso a creare in lui una sorta di vuoto incolmabile, soprattutto perché lei questa volta ha deciso di premiare se stessa e non più rimanere in quella trappola del controllo, mettiamolo tra virgolette, del narcisista. Il mio consiglio quindi è, a parte le cose che ci siamo detti, è proprio quello di immaginare la tua vita insieme a lui tra 5 anni. Come potrebbe essere? Continuerebbe a mantenere secondo te gli stessi atteggiamenti? Riflettici un po'. Ad ogni modo, se non l'hai già fatto, in basso a questa pagina troverai il link di accesso al corso gratuito che ti insegna cosa dire, cosa fare nei casi in cui tu voglia recuperare una relazione.
Mi farà piacere poterti aiutare appunto con questi 6 video gratuiti. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, lo ritieni utile, lascia un like o commenta comunque se hai una domanda per me, e infine iscriviti al canale, mi raccomando. Ci vediamo la prossima settimana, ciao!